È possibile essere spiati attraverso il nostro smartphone? È possibile essere spiati attraverso il nostro smartphone grazie a WhatsApp? È possibile essere spiati sul nostro smartphone senza dover fare nulla che possa comprometterci, semplicemente per avere uno smartphone collegato ad internet? La risposta alla prima domanda, se si può essere spiati grazie al nostro smartphone, la risposta è ovviamente sì. Alle altre domande rispondiamo in questo video perché stiamo vivendo un momento molto interessante della storia in cui stanno venendo fuori un po' di cose che ci fanno un po' rivalutare lo strumento e la sicurezza di quello che teniamo in tasca e in mano tutti i giorni. Per supportarci nel nostro lavoro, la cosa più semplice che potete fare è totalmente gratuita, è iscrivervi al nostro canale, attivare la campanella delle notifiche e noi adesso iniziamo. Il concetto di essere spiati attraverso il proprio smartphone non è un concetto nuovo, se ne parla da una vita, da quando esistono gli smartphone, da quando esistono i telefoni in senso assoluto, ma ora se ne riparla perché? Perché è venuto fuori un grosso caso relativamente a WhatsApp in cui delle persone, nello specifico in questo caso giornalisti e attivisti principalmente, sono state spiate attraverso il loro smartphone, attraverso una falla di WhatsApp. La cosa interessante è che fra queste persone c'è anche Francesco Cancellato, che è il direttore di fanpage, che ha potuto raccontare un po' di più di quello che gli è successo. E la cosa eclatante, secondo me, e per cui mi è nata l'idea di realizzare questo video, è che lui è stato spiato sul proprio smartphone, con il proprio smartphone, senza aver fatto nulla di male, senza aver cliccato un link malevolo, senza aver installato un'applicazione pericolosa, semplicemente per aver ricevuto un messaggio su WhatsApp e nient'altro. In questo video quindi cerchiamo di spiegare in modo un pochino più semplice, nel modo più chiaro possibile, che cosa vuol dire poter essere spiati attraverso il proprio smartphone, quali sono le cose che possono succedere, quelle che non possono succedere, insomma essere consci di quello che esiste nel mondo degli smartphone per essere magari anche un po' più cauti. Quando si viene spiati, solitamente si viene spiati attraverso uno spyware, che è un software specifico che serve a catturare informazioni senza che la persona attaccata ne sia a conoscenza. Gli spyware possono essere di due tipi, quelli diciamo classici, quelli che esistono dai tempi in memory, da quando esistono i computer, che in sostanza sfruttano delle falle umane, delle falle psicologiche per convincere qualcuno a installare un file che non dovrebbe installare e magari appunto poi da quel momento in poi andare a rubare informazioni. Partiamo da che cos'è uno spyware, che è sostanzialmente il tipo di software che viene usato appunto quando si viene spiati. Ci sono due tipologie di software spyware, che sono quelle, diciamo, i software spyware tradizionali, che sono quelli che esistono dall'alba dei tempi, dall'alba dell'informatica, in cui si viene, diciamo, spinti, ingannati a installare un software che di solito sembra essere qualcos'altro, andando poi a installare un software che lavora, diciamo, di nascosto all'interno del nostro dispositivo per catturare informazioni e farle avere a chi ci stava attaccando. Questo è, diciamo, lo spyware tradizionale, ma poi ci sono quelli avanzati, come il caso di Graphite, che è il software di Paragon di cui stiamo parlando, di cui abbiamo, diciamo, citato all'inizio del video, un software realizzato da una software house israeliana, che viene venduto in questo specifico caso, giusto per darvi contesto, soltanto a dei governi democratici certificati, almeno così dice la società, per appunto andare a spiare soltanto persone pericolose, quindi possibili attentatori o comunque persone che potrebbero fare del male. Spyware avanzati come Graphite, perché sono avanzati? Perché non hanno bisogno di essere installati per installarsi. Sfruttano sostanzialmente delle vulnerabilità che sono del sistema operativo, come può essere Android, iOS, Windows o macOS, oppure della singola applicazione molto più spesso. In questo caso, per esempio, WhatsApp. Graphite sfrutta una falla di WhatsApp. Si tratta di una tipologia di spyware molto pericoloso, si chiama zero click, ovvero non dovete fare niente, non dovete cliccare un'immagine, non dovete cliccare un link, vi basta ricevere lo spyware. Pensate alla potenzialità di uno spyware di questo tipo. Come funziona uno spyware zero click come Graphite? Allora, nello specifico non lo posso sapere, perché ovviamente questi software sfruttano delle vulnerabilità che sono state scoperte da malintenzionati oppure direttamente da queste aziende,
che però non sono note al pubblico e di questo ne riparleremo a breve. Non sappiamo come funziona nello specifico proprio perché sfruttano delle vulnerabilità che si vogliono far rimanere segrete. Se sapessi come funzionasse Graphite nello specifico, probabilmente ad oggi sarei ricco. Ma per fare un esempio, voi inviate una foto su WhatsApp e proprio sfruttando un problema nello sviluppo, una vulnerabilità appunto di WhatsApp, anche prima che la foto venga scaricata, l'anteprima che viene generata da WhatsApp di quella foto potrebbe contenere del codice che fa eseguire a WhatsApp qualcos'altro che non è relativo alla foto. Non ci se ne accorge perché poi la foto viene comunque visualizzata correttamente, ma intanto questa vulnerabilità, questa falla ha permesso a questa anteprima di immagine di avviare un altro software, magari anche scaricandoselo da internet separatamente, se fosse un software più grande, per far sì che questo si esegua all'interno di WhatsApp. Non conosciamo ovviamente anche qui nello specifico il funzionamento di Graphite, le applicazioni sostanzialmente di solito vengono eseguite in delle scatole chiuse, in delle sandbox, sostanzialmente quindi qualcosa che fa quell'applicazione non dovrebbe poter intaccare il resto del sistema. È anche vero però che le vulnerabilità sono tali perché rendono il sistema vulnerabile e quindi si può sempre cercare di far sì che in caso di una vulnerabilità dell'app questa non possa andare a intaccare il resto del sistema, quindi che non possa andare a leggere le conversazioni di un'altra applicazione o di leggere file di altri software o foto della galleria, eccetera, eccetera, ma ci sono ovviamente delle cose imprevedibili. Considerate poi anche che proprio i permessi che voi date alle applicazioni hanno un peso. Io adesso ho parlato di foto, ma quando voi date i permessi a WhatsApp, se gli date il permesso di accedere a tutta la vostra galleria e non solo a selezionate foto, quello che succede è che un software che dovesse sfruttare una vulnerabilità di WhatsApp, ma non riuscisse a sfruttare una vulnerabilità del sistema, comunque potrebbe accedere a tutta la vostra galleria perché WhatsApp ha accesso a tutta la vostra galleria. Ma com'è possibile che esistano vulnerabilità come questa, vulnerabilità zero click come questa? Non è incredibile? Sì, in parte lo è e io sono sempre molto affascinato da questa cosa. Si parla di zero day perché zero day è il conto alla rovescia rispetto a quando questa falla verrà corretta. Ma poiché l'azienda che sviluppa il software non è mai venuta a conoscenza di questa falla, non c'è in questo momento una timeline per quando questa falla venga risolta. Per chi vuole attaccare quindi una falla zero day è una manna dal cielo, se poi è anche zero click non ne parliamo, perché? Perché è una falla di cui sono a conoscenza solo loro e quindi, sempre nel caso di WhatsApp, nessuno in meta si sta scervellando per risolverla il più velocemente possibile. Un attaccante buono, che non avesse intenzioni malevole, quando dovesse trovare questa falla, invece di solito dà un tot di giorni di tempo, per esempio 30 giorni alla software house, per correggere quella falla. Dopodiché, scaduti quei 30 giorni, renderebbe pubblica per tutti la falla. Una falla zero day quindi è rara e può sostanzialmente rimanere sconosciuta a chi sviluppa l'applicazione per mesi, a volte anche per anni. Pensate anche al caso di Graphite. In quel caso lì la falla che viene sfruttata da Paragon probabilmente esiste da molto tempo, perché comunque l'azienda ha dovuto non solo scoprire la falla, ma anche realizzare lo spyware per sfruttarla, venderlo alle società, spiegarlo come usarlo e che poi venisse infine usato. Insomma, non è una falla che probabilmente è venuta fuori 2 giorni prima. E questa rarità, questa pericolosità hanno un valore monetario per queste aziende, perché chi scopre questa falla se la tiene, se magari è un hacker o uno sviluppatore indipendente e non fa la cosa moralmente giusta, diciamo così, potrebbe venderla a una società come Paragon, proprio perché valgono un sacco di soldi. Ricapitolando, quindi, esistono delle falle, delle vulnerabilità, dei problemi di programmazione di certe applicazioni che sono sconosciute ai programmatori stessi e si chiamano zero day e che in certi casi sono così gravi da non richiedere nessuna azione da parte dell'utente per essere sfruttate. In questo caso si chiamano zero click. E se l'applicazione che soffre di una falla del genere è, per esempio, WhatsApp, pensate al fatto che cose così potrebbero essere ovunque, in tutti i software che voi utilizzate quotidianamente. Quelli meno colpiti ovviamente sono quelli open source che hanno il codice libero in cui tutti possono guardare e possono eventualmente migliorare questo codice, ma è molto probabile che la maggior parte delle applicazioni che utilizzate quotidianamente non sia open source. Ok, adesso però diventiamo un po' più realisti.
Esistono falle del genere, sono pericolosissime e fanno un'enorme paura. Pensate che io adesso potrei ricevere semplicemente un WhatsApp e qualcuno potrebbe sapere tutto di me, avere tutte le mie foto, tutte le mie informazioni, guardare cosa faccio, dove sono. Insomma, è uno strumento potentissimo. Ma siamo davvero a rischio? La risposta è probabilmente no. Perché? Perché questi software vengono usati in modo molto parsimonioso. Più questi software vengono usati e più il rischio che questa falla emerga e quindi venga poi rapidamente corretta. Nel momento in cui Meta è venuta a conoscenza di Graphite, è molto probabile, visto che è stata proprio Meta ad informare giornalisti e attivisti, che Meta abbia preso le precauzioni e in quel momento la falla sia stata risolta, mandando sostanzialmente in fumo il lavoro di tantissimi anni per quanto riguarda Paragon. E quindi sono falle che vengono sfruttate il meno possibile, in modo, se vogliamo, anche molto tattico. È difficilissimo, è quasi impossibile che qualcuno conosca una falla del genere e voglia usarla per colpire tutti, anche perché verrebbe probabilmente risolta super veloce. Però insomma, ecco, non voglio neanche dire che sia totalmente impossibile che uno possa venire spiato così, fosse anche per errore o fosse anche che per qualche motivo quello che fate o che siete nella vita potrebbe interessare a qualcuno che ha questo potere. Ok, è quasi impossibile che qualcuno se la prenda con voi sfruttando uno strumento così potente, ma a prescindere, cosa possiamo fare per proteggerci? La prima cosa è aggiornare sempre i propri smartphone. Se teniamo molto a cuore aspetti come questo, anche puntare a smartphone che ricevono le patch di sicurezza, che sono proprio quelle che vanno a risolvere queste vulnerabilità. Ne parliamo spesso nelle recensioni, ma poi non ci si sofferma mai sufficientemente su che cosa sono. Il numero più lungo per più tempo possibile di patch di sicurezza. Questo per quanto riguarda il sistema operativo, ma è importante anche aggiornare sempre le applicazioni sul proprio smartphone. Questo vale ovviamente anche sui computer, però stiamo parlando in questo caso di smartphone, atteniamoci agli smartphone e poi, se possibile, utilizzare strumenti che garantiscano un livello di sicurezza magari un po' superiore, se possibile dei software magari open source, se possibile messaggistica con crittografia end-to-end, che WhatsApp in realtà offre. Dopodiché il consiglio che diamo sempre, che date probabilmente anche a vostra nonna: non aprite immagini, file o link sospetti, perché la maggior parte degli spyware non sono zero click e quindi sono semplicemente dei software che magari ingenuamente installate. Pensate anche solo al mondo Android, la quantità di falsi APK modificati, penso solo a Spotify mod, ci sono in circolazione che in realtà magari contengono anche Spotify, ma quando la installate vi installano anche uno spyware. Ecco, quello sì che è indirizzato a voi. Questo video spero vi sia stato utile per creare un po' di consapevolezza, maggiore consapevolezza del tipo di strumento che abbiamo in mano, quindi non solo parlare tutti i giorni delle potenzialità, ma anche dei rischi. Eventualmente, se avete altri temi come questo che vi incuriosiscono, fatemelo sapere e possiamo provare a parlarne in un altro video. Io credo che in un mondo come questo, che ormai è polarizzato e diviso su qualsiasi cosa, in questo caso per esempio fra le persone che credono che siamo sempre spiati costantemente su qualsiasi cosa e quelli che magari all'opposto credono che sia impossibile essere spiati attraverso il proprio smartphone, sia utile un pochino capirsi e cercare di capire quali sono le reali non solo potenzialità ma anche rischi di questo strumento. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete qualsiasi dubbio e se volete supportarci, 2 click, semplicissimo, quello per iscrivervi al canale e quello per attivare la campanella delle notifiche. Io vi ringrazio e noi ci vediamo a un prossimo video.